Benvenuti, ascoltatori e viandanti dei sentieri impervi della memoria. Io sono Socrate, figlio di Sofronisco e di Fenarete, cittadino di Atene, appartenente al demo di Alopece. Tutti mi conoscono per una semplice, disarmante eppure immensa confessione. Una frase che è echeggiata attraverso i millenni, fino a giungere intatta alle vostre orecchie. Io so di non sapere. In questa breve asserzione, apparentemente umile, si nasconde in realtà il fondamento di ogni autentica indagine dell'anima, il fuoco inestinguibile che mi ha guidato in ogni giorno della mia esistenza. Avvicinatevi senza timore. Sedetevi idealmente qui con me, all'ombra rinfrescante dei lunghi porticati di pietra, screziati dalla luce dorata del sole meridiano, e preparatevi ad ascoltare. Immergetevi con me nell'atmosfera vibrante e caotica della mia gioventù. Sentite il respiro ansimante di Atene. È un respiro profondo, denso, carico degli odori inebrianti del nostro mare salmastro in tempo di siccità, pungente del profumo di olive schiacciate nei frantoi e saturo della polvere finissima di marmo bianco, sollevato dal vento caldo e instancabile che spira incessante dall'isola di Egina. Chiudete per un momento i vostri occhi mortali e immaginate di trovarvi catapultati nell'agorà, il cuore pulsante, nevralgico e rumoroso della nostra gloriosa polis, nel pieno e fulgido fiorire del V secolo a.C. Ascoltate attentamente. Il vociare incessante e acuto dei mercanti che lodano le proprie merci provenienti da ogni angolo del mondo conosciuto, il tintinnio metallico delle monete d'argento che passano freneticamente di mano in mano, i richiami rochi dei pescatori appena giunti dal porto del Pireo, recanti cesti stracolmi di triglie e polpi, e l'incedere orgoglioso, quasi danzante, dei giovani aristocratici dai corpi atletici, avvolti nei loro eleganti mantelli di lana pregiata, colorata di porpora. Io vi camminavo sempre nel mezzo, scalzo, calcando la terra polverosa senza la protezione dei sandali, coperto unicamente da una veste ruvida, grezza e perennemente logora, dimostrando un'assoluta, orgogliosa insensibilità al freddo pungente e umido dei nostri inverni, così come alla calura accecante e asfissiante della nostra lunga estate. La mia figura, lo ammetto senza alcuna vergogna, non rifletteva minimamente quel sacro ideale di bellezza esteriore, la cosiddetta calocagatia, che i miei illustri concittadini veneravano sopra ogni altra cosa come manifestazione del divino. Al contrario, il mio aspetto suscitava il riso e lo scherno dei più superficiali. Avevo un naso decisamente camuso, largo e schiacciato, rivolto in modo buffo all'insù, proprio come quello di un sileno delle foreste o di un satiro seguace del dio Dioniso. Possedevo labbra eccessivamente spesse, occhi gonfi, tondi e sporgenti, simili a quelli di un granchio,
che sembravano voler costantemente fuoriuscire dalle orbite per scrutare nervosamente in tutte le direzioni, nel tentativo disperato di guardare oltre la mera superficie ingannevole delle apparenze fisiche. E ad aggravare il tutto, procedevo mostrando a chiunque un ventre prominente e sgraziato. Non ero bello, no, ma questa mia evidente bruttezza esteriore fungeva da maschera comica formidabile, una corazza perfetta, dietro la quale custodivo gelosamente un ininterrotto monologo interiore, un fuoco sacro, puro e divorante, che ardeva senza sosta nel labirinto profondo del mio spirito irrequieto. Sono nato nell'anno 470 a.C., un'epoca incerta in cui la nostra amata città si stava faticosamente ma fieramente risollevando dalle proprie ceneri fumanti, costretta a ricostruire i suoi antichi santuari dopo la tragica e brutale devastazione portata dai barbari persiani appena 10 anni prima. La mia infanzia e la mia prima adolescenza sono trascorse proprio in questo cantiere sterminato, vivendo tra rovine bruciate dal fuoco nemico e abbaglianti blocchi di marmo pentelico appena sbozzati, in un mondo vigoroso che doveva essere materialmente e spiritualmente scolpito da zero. E non è un caso, o forse è l'ironia suprema del destino orchestrato dalle Moire, che scolpire fosse proprio l'antico e faticoso mestiere di mio padre, il rispettabile Sofronisco. Da bambino silenzioso e osservatore quale ero, trascorrevo ore innumerevoli ed estenuanti all'interno della sua rumorosa bottega polverosa, costantemente circondato dal suono ritmico, metallico, ipnotico e perentorio degli attrezzi di ferro contro la pietra dura. La polvere finissima del marmo si insinuava inevitabilmente ovunque, imbiancando precocemente i miei capelli scuri e le mie folte ciglia, seccandomi la bocca e la gola, permeando persino i miei vestiti in modo indelebile. Osservavo incantato le mani forti, callose e ruvide di mio padre, rese nodose da innumerevoli anni di duro e inflessibile lavoro, mentre cercavano ostinatamente, colpo dopo colpo, la forma perfetta che giaceva segretamente nascosta all'interno della materia informe. Egli, con poche ma incisive parole pronunciate tra un colpo di mazzuolo e l'altro, mi insegnò un principio filosofico basilare che non mi avrebbe mai più abbandonato. La statua risiede già tutta intera dentro il blocco di marmo originario, silente, completa e prigioniera. L'autentico, arduo compito dello scultore illuminato non è assolutamente quello di plasmare forme aggiungendo materia dal nulla, come farebbe un coroplasta con la morbida argilla, ma consiste unicamente nell'atto meticoloso del togliere il superfluo, di sottrarre strato dopo strato l'eccesso inutile, per liberare finalmente la figura sottostante, lasciando che la verità nascosta sotto spessi e tenaci scudi di pietra dura possa riemergere in tutto il suo fulgore. O dei dell'Olimpo, quanto ha inciso in profondità sul mio animo informazione questo apparentemente semplice e meccanico atto di sottrazione. Moltissimi anni dopo, quando avrei definitivamente abbandonato i pesanti attrezzi paterni, smettendo di sbozzare la materia inerte per dedicarmi anima e corpo al gravoso compito di scolpire, educare e risvegliare le coscienze intorpidite e le anime addormentate dei giovani ateniesi, avrei applicato il medesimo, identico,
inviolabile principio paterno. Non ho mai, in nessun giorno della mia lunga vita, preteso di inculcare nella mente dei miei devoti o occasionali interlocutori un sapere sterile e preconfezionato proveniente dall'esterno. Non ho mai voluto fornire risposte rassicuranti, ma ho ostinatamente cercato di demolire ed asportare con implacabile durezza la presunzione insopportabile, l'arroganza delle finte e vacue certezze borghesi, grattando via le spesse croste dei pregiudizi sociali, affinché la vera anima di chi mi stava di fronte potesse sganciarsi dalla menzogna e risplendere della propria inimitabile forma essenziale, logica e pura. Eppure, se ci rifletto con lucida chiarezza, l'immensa influenza esercitata dalla professione del mio genitore paterno rappresenta solamente la prima parte della complessa genesi della mia peculiare identità metodologica. Mia madre, la saggia, coraggiosa e infaticabile Fenarete, esercitava nel nostro quartiere una professione parimenti essenziale, infinitamente nobile e intrisa di grande responsabilità sociale. Era una stimata levatrice, un'ostetrica chiamata ad assistere ai parti delle donne ateniesi. Quando una madre entrava nelle doglie laceranti del parto e i lamenti di dolore echeggiavano oltre le sottili pareti domestiche nel cuore profondo della notte, la mia cara genitrice Fenarete veniva immancabilmente chiamata con enorme urgenza a presiedere e compiere un miracolo quotidiano, sanguinoso, ma al contempo supremamente sacro. Io, ancora fanciullo rannicchiato nel mio giaciglio, la scrutavo allontanarsi in fretta da casa, affrontando l'oscurità minacciosa e le ombre fredde dei vicoli stretti di Atene, pronta ad assistere altre madri, madide di sudore febbrile e contorte da un dolore lancinante che sembrava strappar loro la vita. Fenarete, la mia eccezionale maestra inconsapevole, non generava biologicamente il bambino espulso. Non era certo lei a infondergli magicamente l'alito vitale o la forma corporea, ma sapevo bene che senza il suo pronto soccorso, la sua scienza esperta e il suo incoraggiamento fermo, quel minuscolo e fragile essere non avrebbe in alcun modo potuto vedere trionfalmente la prima luce del sole nascente, oppure, cosa ancora peggiore e ben più tragica, la madre e il piccolo infante sarebbero miseramente periti entrambi, logorandosi in quello sforzo bestiale, sovrumano e insostenibile. La mia genitrice rincuorava, supportava, incoraggiava, sussurrava ordini perentori per guidare il respiro della partoriente sofferente. Soffriva ella stessa spiritualmente, empatizzando con quel dolore lacerante e creatore, per poi, in ultimo, accogliere calorosamente la viscida e nuova vita nelle sue abili mani, lavandola e purificandola, affinché affrontasse coraggiosamente l'immenso teatro dell'esistenza terrestre. E anche in questo emozionante e sublime caso materno, la lezione silenziosa impartita al mio animo immaturo si rivelò letteralmente folgorante, spaventosa, rivoluzionaria e assolutamente ineguagliabile nella sua inestimabile potenza formativa e simbolica. Quale professione, quale compito vitale avrei dovuto dunque intraprendere io stesso, una volta divenuto pienamente adulto, tra le contrade del mio saggio e temibile popolo? Certamente non il vigoroso cavatore della pietra informe del monte Pentelico, decisamente
non l'arrogante costruttore di mura ciclopiche inespugnabili, e nemmeno il generale d'armata avido di conquiste insanguinate, ma dovevo inevitabilmente divenire un levatore di anime, un ostetrico dell'intelletto umano. La mia ostinata pratica dialettica ed esplorativa, la singolare arte filosofica che le successive e innumerevoli generazioni a venire avrebbero dotte e pedanti, etichettato per comodità concettuale con l'antico termine di maieutica, non è altro che la trasposizione speculare, esatta e spirituale di questo mirabile lavoro materno, fatto di attesa ed espulsione. Il mio dovere supremo verso la divinità è assistere le menti degli uomini, già internamente gravide di splendide e vitali idee nascoste, stimolarle incessantemente, costringerle a porsi i giusti interrogativi, per aiutarle strenuamente a sgravarsi in totale autonomia, accettando coraggiosamente di dover affrontare e condividere con loro per innumerevoli ore il tremendo, logorante travaglio intellettuale del dubbio insanabile, l'apparente distruzione della speranza e il faticoso ragionamento rigoroso. Questo processo incalzante deve procedere imperterrito fino a quando, a seguito di un lunghissimo periodo di intenso sforzo emotivo e dialettico, e talvolta sperimentando un autentico e profondo dolore psicologico dovuto allo sgretolamento repentino delle certezze borghesi imposte dalla convenzione dominante, il povero individuo, ormai svuotato delle vecchie sovrastrutture menzognere, riesca trionfalmente a partorire una piccola, ma inossidabile, universale e logica verità morale. Io stesso non mi professo affatto in grado di insegnare dogmaticamente alcunché a chi che sia. Mi limito invece costantemente, attraverso pungenti e sagaci domande mirate di apparente innocenza, a far nascere alla luce dell'intelletto tali verità latenti. Infine, compio un ultimo e decisivo passo necessario di verifica rigorosa, esaminando in maniera spietata, logica e obiettiva, muovendomi idealmente alla medesima stregua e precisione che la mia coraggiosa madre Fenarete adottava scrupolosamente, ispezionando rapidamente i corpi indifesi degli infanti neonati per sincerarsi della loro vitalità organica, al preciso fine di determinare con certezza logica e inequivocabile se l'allettante idea, appena concepita e orgogliosamente venuta alla luce dall'animo umano, sia per caso un mero fantasma retorico, un abominio illusorio e intellettualmente inconsistente come il vento, un aborto sofistico ingannevole, oppure un concetto valido, autenticamente vitale, luminoso, saldo, vero e di conseguenza immensamente degno di essere accolto, preservato, onorato come vero e pazientemente nutrito e sviluppato dalla sapienza umana, universale e collettiva. Durante gli irrequieti e avidi anni della mia primissima giovinezza febbrile, quando ero animato da un'insaziabile e bruciante curiosità per i meccanismi del cosmo visibile, fui anch'io fortemente attratto e inebriato dalle celebri e affascinanti indagini filosofiche concernenti unicamente la natura fisica delle cose terrene e celesti. Mi entusiasmavo incredibilmente, trascorrendo notti insonni ad ascoltare i complessi insegnamenti erogati dai discepoli del geniale Anassagora, un pensatore illustre che sussurrava solennemente l'esistenza suprema di una mente cosmica razionale e ordinatrice.
un principio superiore, organizzatore di infiniti minuscoli semi invisibili che compongono il nostro universo multiforme. Mi sforzavo tenacemente di comprendere, discutendo vivacemente con chiunque nei portici ventilati della città, se l'elemento aereo, il fuoco ardente o l'acqua mutevole fossero realmente l'ingrediente originario e l'unico principio, primo generatore di tutte le realtà materiche. Calcolavo con la forza dell'immaginazione e delle proporzioni le spaventose dimensioni e le traiettorie apparenti degli astri infuocati del firmamento, cercando disperatamente di svelare la misteriosa causa fisica e non puramente mitologica e divina, scatenante i fenomeni ciclici e imponenti come le eclissi dell'argenteo disco lunare. Consumavo i miei giorni divorando avidamente lunghi rotoli di fragile papiro importati a caro prezzo dall'Egitto, densi di speculazioni teoriche vertiginose che si prefiggevano l'arduo scopo intellettuale di descrivere geometricamente la forma precisa dell'intero universo stellato, della nostra Terra, posta al centro del vuoto incommensurabile e dei mari senza confini. Tuttavia, man mano che il tempo della mia maturazione anagrafica procedeva inesorabile e le mie prime rughe cominciavano a solcare permanentemente la mia fronte ampia e pensierosa, una sensazione sgradevole, una insoddisfazione sotterranea e una delusione via via sempre più profonda e amara si impadronirono lentamente, ma inesorabilmente, del mio intelletto affamato. Notavo con crescente sgomento che quegli eminenti, pomposi e venerati indagatori naturalisti, i cosiddetti fisici della Ionia e di altre regioni limitrofe, versavano in un perenne, ostile e insanabile stato di profondo disaccordo metodologico su qualsiasi singola teoria cosmologica presentata. Le grandiose, perfette e vertiginose congetture di uno studioso venivano sistematicamente e causticamente ridicolizzate, attaccate e annientate spietatamente dai ragionamenti speculari opposti di un altro filosofo concorrente. Ma aspetto per me assai più rilevante e determinante di questi inconciliabili dissidi accademici, mi accorsi con somma disperazione interiore che sebbene tali menti geniali e indagatrici ritenessero di aver compreso e sviscerato appieno i meccanismi perfetti, freddi e insensibili del cosmo celeste e della rotazione dei pianeti, essi omettevano del tutto l'unica questione per me essenziale, vitale e tragicamente urgente. Quegli inchiostri polverosi non mi spiegavano assolutamente nulla su come un uomo civile e razionale dovesse eticamente condurre la propria breve ed effimera esistenza sulla Terra. A cosa mai può utilmente servire a un cittadino della polis sapere con certezza logica come si generano e si accumulano nel cielo oscuro le nubi gravide di pioggia, le tempeste distruttive o i fulmini accecanti scagliati dal sommo Zeus, se in quello stesso preciso momento la sua mente ignora tragicamente e colpevolmente che cosa significhino concetti fondanti dell'animo umano, come la pura giustizia applicata ai tribunali, il saldo coraggio mostrato in battaglia dagli opliti, la sincera amicizia tra i concittadini liberi o la sacra pietà dovuta verso i nostri defunti e le figure genitoriali. A quale altissimo ma inutile scopo filosofico può mai ambire il folle tentativo titanico
di misurare geometricamente la distanza spaventosa, desolante e fredda che separa la terra calpestata dagli uomini e le stelle scintillanti e remote del cielo, se allo stesso istante l'individuo arrogante e presuntuoso ignora totalmente l'esistenza oscura di quell'abisso spaventoso, infido e non misurabile, che si spalanca vertiginosamente proprio all'interno del suo stesso intelletto immaturo e del suo animo imperfetto. Fu questo brusco, dirompente e doloroso risveglio giovanile che decretò senza alcun indugio la fine della mia primordiale ma inutile sete di conoscenza astronomica, fisica e speculativa naturale, dirottando bruscamente, irrimediabilmente e prepotentemente l'intera mia concentrazione analitica, il mio instancabile entusiasmo verbale e tutta la mia irrefrenabile passione intellettuale ed etica verso il mistero inesplorato dell'unica entità che davvero, disperatamente importi, il soggetto umano, il cittadino nella sua singolarità morale. Così, egli abbandonò definitivamente le vertigini inebrianti dei cieli siderali e discese a piedi nudi sulla polvere grezza e caotica di Atene, la superba e inquieta metropoli dell'Attica. Il filosofo, dall'aspetto silenico, dal volto solcato da lineamenti irregolari, dagli occhi sporgenti e dal naso camuso, non cercò più le cause prime dell'universo tra le costellazioni e gli elementi primigeni, ma si immerse totalmente nel tumulto vibrante dell'agorà. Divenne una presenza fissa e ineludibile tra i porticati marmorei, sotto l'ombra rinfrescante della Stoa e tra i banchi affollati dei calzolai e dei fabbri, laddove pulsava il vero, indisciplinato cuore della polis. La sua missione non prevedeva l'insegnamento dogmatico, né l'arrogante presunzione di chi vende il sapere per monete d'argento, come facevano abitualmente i sofisti giunti da ogni angolo della Grecia. Egli scelse la via dell'ironia e della confutazione, il pungolo incessante che scuoteva inesorabilmente le coscienze intorpidite dei suoi concittadini. L'inizio della sua parabola pubblica coincise con anni di straordinario splendore, ma anche di sotterranea, tragica tensione per Atene. L'evento che funse da innesco ineluttabile per la sua incessante indagine morale fu il celebre responso dell'oracolo di Delfi. Il suo devoto e impulsivo amico Cherefonte, spintosi fino al sacro santuario di Apollo, osò domandare alla Pizia se vi fosse al mondo un uomo più sapiente di Socrate. La sacerdotessa, ispirata dai vapori divini, pronunciò un verdetto che avrebbe per sempre segnato il destino del filosofo. Nessuno era più sapiente di lui. Quando la notizia di questa profezia giunse alle orecchie del diretto interessato, egli fu colto da uno sgomento profondo e sincero, pienamente consapevole della propria ignoranza radicale. Egli non poteva accettare il paradosso divino senza metterlo rigorosamente alla prova. Ebbe così inizio il suo formidabile pellegrinaggio dialettico, una sacra e laica inquisizione, tesa a smascherare l'illusione della conoscenza. Egli si recò prima dai politici, i quali credevano fermamente di possedere l'arte del buon governo, ma si rivelavano prigionieri di ambizioni cieche, di pregiudizi e di retorica vuota. Poi interrogò i poeti, scoprendo con amarezza che le loro sublimi visioni scaturivano da un istinto irrazionale, da una sorta di possessione, e non da una vera e lucida comprensione del bene. Infine si rivolse agli artigiani, i quali, pur eccellendo meritatamente nelle loro arti manuali, peccavano di grave superbia, presumendo di poter pontificare con altrettanta competenza sulle questioni supreme della giustizia e della virtù. Da questo meticoloso e reiterato esame, egli trasse l'illuminante conclusione che la sua unica, incommensurabile superiorità risiedeva nel sapere di non sapere.
una consapevolezza purificatrice che lo rendeva invulnerabile alla vanità intellettuale. Ma la grandezza e il carisma di quest'uomo non si forgiavano unicamente nel crogiolo verbale dei dibattiti cittadini. Quando la patria chiamò i suoi figli a difendere i confini e l'onore di Atene con le armi, egli dimostrò inequivocabilmente che la virtù teorizzata coincideva in modo perfetto con l'azione pratica e il coraggio fisico. La sua ascesa come figura di indiscutibile autorità morale fu infatti cementata nei durissimi teatri di guerra della penisola calcidica e della Beozia. Nel 432 a.C., durante il lungo e sfiancante assedio di Potidea, egli si distinse per una resistenza fisica che sconfinava apertamente nel leggendario. Mentre i soldati ateniesi, tremanti, si avvolgevano in innumerevoli strati di lana e pelli per sopravvivere ai gelidi venti invernali della Tracia, egli marciava scalzo e imperturbabile sul ghiaccio, avvolto unicamente nel suo logoro mantello quotidiano, suscitando lo stupore e talvolta l'invidia e il timore reverenziale dei suoi commilitoni. Fu proprio in quella sanguinosa campagna militare che, nel caos assordante di uno scontro all'arma bianca, egli salvò la vita e le armi al giovane e affascinante Alcibiade, un gesto di puro e disinteressato eroismo che avrebbe legato i due uomini in un rapporto straordinariamente complesso, tormentato e denso di future, drammatiche implicazioni politiche. 8 anni più tardi, nel 424 a.C., la spaventosa disfatta ateniese nella battaglia di Delio rivelò un'altra sfaccettatura del suo immenso coraggio. Mentre l'esercito della polis fuggiva in una rotta disordinata e disperata sotto la spietata avanzata dei nemici tebani, egli mantenne saldamente la posizione, indietreggiando passo dopo passo, con lo sguardo fiero, vigile e l'arma in pugno, incutendo un tale inspiegabile timore reverenziale negli avversari da scoraggiare qualsiasi attacco diretto e mortale contro la sua persona. E ancora, nel 422 a.C., egli partecipò valorosamente alla spedizione di Anfipoli, confermando una lealtà incrollabile, quasi dogmatica, alle leggi e alle istituzioni della sua amata città. Tornato in patria, l'eco delle sue gesta militari si fuse indissolubilmente con il magnetismo inarrestabile della sua parola. La lunga guerra del Peloponneso, scoppiata nel 431 a.C., stava inesorabilmente logorando l'egemonia e le ricchezze ateniesi, portando con sé anche la devastante peste del 430 a.C., un flagello che decimò la popolazione e strappò alla vita lo stesso illustre Pericle. Durante questa terribile pestilenza, che aveva trasformato le strade un tempo magnifiche di Atene in un tetro cimitero a cielo aperto e aveva fiaccato irrimediabilmente lo spirito di un intero popolo, egli si aggirava tra i malati e i moribondi con una tranquillità che aveva del sovrumano. Pareva totalmente immune al contagio, protetto da una misteriosa integrità fisica che molti interpretavano come il riflesso diretto della sua eccezionale purezza interiore. In quei giorni di disperazione assoluta, in cui le leggi umane e divine venivano brutalmente calpestate sotto il peso del terrore e della primordiale bramosia di sopravvivenza, egli rimaneva l'unico saldo baluardo di civiltà, esortando i concittadini sopravvissuti a non smarrire la propria dignità, a non cedere alla cieca brutalità dell'istinto di conservazione, ricordando loro incessantemente che la morte non è affatto il male peggiore che possa capitare a un uomo, ma lo è vivere, commettendo una palese ingiustizia. In un clima di crescente declino e corruzione morale, dove i vecchi valori aristocratici vacillavano sotto i colpi di un relativismo etico dilagante, la figura del filosofo emerse come un faro solitario, inflessibile e abbagliante. Egli non si ritirò mai nella quiete dorata della speculazione privata, ma affrontò a viso aperto i grandi maestri della sofistica, gli illustri e venerati forestieri come Protagora, Gorgia e Ippia, i quali insegnavano a caro prezzo ai giovani rampolli della nobiltà l'arte insidiosa di persuadere le assemblee, del tutto indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti.
La dialettica socratica, affilata come una micidiale lama di bronzo, divenne l'arma suprema, letale e infallibile, per dissezionare le argomentazioni speciose dei suoi avversari. Attraverso il suo celebre metodo maieutico, egli si proponeva al mondo come un levatore di anime, ispirandosi dichiaratamente al nobile mestiere di sua madre Fenarete, che di professione era per l'appunto una levatrice. Egli non instillava nozioni prefissate, precetti o dogmi nelle menti dei suoi numerosi interlocutori, ma li costringeva, tramite un serrato e estenuante gioco di domande e risposte, a partorire la verità che già risiedeva, sopita e ignorata, nel profondo inesplorato della loro interiorità. Quando Protagora, il più illustre e celebrato tra i maestri di retorica, proclamava orgogliosamente che l'uomo era la misura di tutte le cose, egli insorgeva con tutta la maestosa forza della sua logica stringente. Per lui, accettare una simile dottrina relativista significava condannare inequivocabilmente la polis a una totale e disastrosa anarchia etica, riducendo concetti fondanti come la giustizia, il bene e la virtù a mere convenzioni temporanee, manipolabili a piacimento dai demagoghi di turno. Egli sosteneva invece con incrollabile fermezza che esistesse una verità universale e oggettiva, conoscibile esclusivamente attraverso l'indagine razionale e lo scrutinio rigoroso dell'anima individuale. Ogni mattina, con il sorgere del sole che infiammava di luce dorata i templi immacolati dell'Acropoli, egli iniziava il suo instancabile vagare. Il suo uditorio era incredibilmente variegato e mutevole. Giovani aristocratici assetati di gloria e di potere, poeti in cerca di nuova ispirazione, mercanti arricchiti, umili artigiani e politici ormai consumati dalle ambizioni. I suoi dialoghi non vertevano mai su questioni banali o accidentali, ma puntavano dritti come frecce al cuore pulsante dell'esistenza umana. Che cosa è realmente il coraggio? Che cosa è la vera pietà? Che cosa è l'autentica giustizia? Di fronte a tali formidabili quesiti, l'apparente rocciosa sicurezza dei suoi interlocutori si sgretolava rapidamente in polvere. Le definizioni affrettate, basate superficialmente sul senso comune o sui radicati pregiudizi dell'epoca, venivano sistematicamente e impietosamente demolite dalla logica implacabile del grande pensatore. Questo continuo svelamento dell'ignoranza altrui, se da un lato gli procurava l'ammirazione incondizionata, quasi un culto, da parte di una numerosa schiera di giovani brillanti, ribelli e inquieti, dall'altro seminava inevitabilmente i germi di un rancore profondo, sordo e inestinguibile tra i potenti notabili della città. L'ironia, spesso male interpretata come pura arroganza intellettuale, scoperchiava le ipocrisie intollerabili di una classe dirigente che si stava lentamente avviando verso il buio baratro della tirannia e dell'imminente sconfitta. L'ostilità nei suoi confronti non si manifestava unicamente nei ristretti corridoi del potere politico o nelle chiassose piazze del mercato, ma trovò un palcoscenico formidabile e insidioso nel grandioso teatro di Dioniso. Nel 423 a.C., in occasione delle solenni grandi Dionisie, il geniale commediografo Aristofane presentò al pubblico ateniese un'opera destinata a segnare indelebilmente e tragicamente la reputazione del filosofo: Le nuvole. In questa caustica e geniale rappresentazione, egli veniva spietatamente caricaturato come un ciarlatano lunatico, sospeso in aria in una ridicola cesta, intento a speculare su questioni futili e a insegnare ai giovani l'arte disonesta di far prevalere il discorso ingiusto su quello giusto. Questa immagine distorta e grottesca si sedimentò profondamente nell'immaginario collettivo delle masse popolari. Egli assistette di persona a quelle rappresentazioni teatrali, rimanendo imperturbabile, arrivando persino ad alzarsi in piedi con un sorriso sereno, affinché gli spettatori stranieri potessero confrontare il suo vero volto con la maschera derisoria indossata dall'attore. Mentre gli anni scorrevano inesorabili e il sanguinoso conflitto con Sparta si trascinava,
La presenza di quest'uomo divenne un prisma attraverso cui si riflettevano tutte le brucianti contraddizioni di Atene. Egli osava parlare apertamente di un demone interiore, una voce divina, privata e ineffabile, che non gli ordinava mai attivamente cosa fare, ma lo dissuadeva con rigore assoluto dal compiere azioni ingiuste. Questa entità soprannaturale iniziò a destare gravi e oscuri sospetti tra i sacerdoti e i custodi della religione di Stato. In una polis in cui il culto degli dei tradizionali era indissolubilmente legato alla fedeltà civica, l'introduzione di una simile entità spirituale privata veniva guardata con crescente e ostile diffidenza. La sua ascesa intellettuale coincise dunque, in un crescendo drammatico, con l'accumulo inesorabile di un enorme potenziale di conflitto politico e religioso. Ogni sua luminosa vittoria dialettica nell'agorà rappresentava una bruciante sconfitta pubblica per i superbi detentori del potere tradizionale. Il seme avvelenato della tragedia era ormai irrimediabilmente gettato nel terreno fertile della crisi democratica e le radici della futura persecuzione iniziavano a intrecciarsi nell'ombra, mentre egli, imperterrito, austero e sorridente, continuava instancabilmente a interrogare i suoi concittadini sotto l'azzurro e limpido cielo dell'Attica, rimanendo fedele fino allo stremo alla sua missione divina di risvegliare l'anima di Atene dal suo oscuro letargo morale. Eppure, l'alba del IV secolo a.C. portava con sé i venti gelidi della restaurazione e della paura. L'anno 399 a.C. segnò il momento fatale in cui la fiamma del libero pensiero si scontrò frontalmente con l'ottusità del potere costituito. Atene, appena emersa dalle ceneri della rovinosa guerra del Peloponneso e dall'incubo sanguinario dei 30 tiranni, era una città ferita, vulnerabile, disperatamente alla ricerca di capri espiatori per mondare le proprie colpe storiche e i propri fallimenti politici. In questo clima avvelenato di psicosi collettiva e di fragilità istituzionale, la figura di quell'anziano filosofo, giunto ormai alla veneranda età di 70 anni, divenne il bersaglio perfetto su cui convogliare la frustrazione di un intero impero decaduto. 3 accusatori si fecero avanti dall'ombra per scagliare il colpo letale. Meleto, un giovane poeta oscuro e fanatico. Anito, un potente politico e ricco conciatore di pelli che rappresentava la fazione democratica. E Licone, un retore dalla lingua svelta e velenosa. Le accuse, formalizzate con precisione burocratica e affisse pubblicamente nel portico del re Arconte, risuonavano come una campana a morto per la libertà di pensiero. Corruzione dei giovani, impietà, il rifiuto assoluto di riconoscere gli dei venerati dalla città e l'introduzione di nuove, misteriose divinità demoniache. Era il pretesto giuridico perfetto per perpetrare un vero e proprio omicidio politico travestito con i nobili paramenti della giustizia suprema. Il palcoscenico di questo dramma di proporzioni universali fu il Tribunale dell'Elea, dove una giuria immensa, composta da ben 500 cittadini ateniesi estratti a sorte tra il popolo, si riunì sotto il sole cocente per giudicare l'uomo che per decenni aveva osato sfidare e decostruire le loro più radicate certezze. Il silenzio calò pesante e opprimente sulla piazza del mercato, la celebre agorà, quando l'imputato fece il suo solenne ingresso. Non vi era in lui alcuna traccia di sottomissione, nessun tremito di terrore davanti all'abisso vertiginoso della morte imminente. Vestito unicamente con il suo logoro mantello di sempre, egli avanzò con la maestosa dignità di un re senza corona, il volto profondamente segnato dalle rughe di innumerevoli battaglie intellettuali, eppure illuminato da una serenità sovrannaturale e imperturbabile. La consolidata prassi giudiziaria dell'epoca esigeva rigorosamente che l'imputato si prostrasse, supplicasse, si strappasse le vesti e portasse in lacrime la moglie e i figli piccoli davanti alla giuria, per impietosire i cuori dei giudici e strappare una sentenza clemente.
Ma egli, sprezzante verso ogni forma di viltà e menzogna, scelse una via radicalmente diversa, una via impervia, che avrebbe per sempre ridefinito il concetto stesso di dignità umana e di integrità morale. La sua difesa, la celeberrima e immortale apologia, che il suo più giovane e devoto discepolo Platone avrebbe poi magistralmente trascritta per consegnarla all'eternità, non fu in alcun modo un disperato tentativo di salvare la propria vita biologica, bensì una maestosa, intransigente e quasi orgogliosa riaffermazione dei propri principi etici. Con voce ferma, pacata e intrisa di sottile ironia, egli smontò pezzo per pezzo l'impalcatura traballante e pretestuosa delle accuse mosse dai suoi denigratori, rivolgendosi a quei 500 uomini che in quel preciso e irripetibile momento storico incarnavano l'intera polis ateniese. Egli non parlò mai come un prigioniero in cerca di pietà, ma come un maestro austero che impartiva dall'alto della sua sapienza l'ultima, suprema lezione di virtù. Spiegò con minuziosa chiarezza che la sua cosiddetta saggezza non risiedeva affatto in una conoscenza onnisciente o divina, ma nell'umile, profonda consapevolezza della propria ignoranza. Raccontò l'episodio cruciale dell'oracolo di Delfi, il quale, interrogato da un suo fervente ammiratore, lo aveva clamorosamente proclamato l'uomo più sapiente tra tutti i mortali, proprio perché egli, a differenza dei vanitosi politici e dei presuntuosi poeti, era l'unico a sapere di non sapere. Rivendicò con fierezza inaudita il suo ruolo di fastidioso tafano, un insetto importuno ma assolutamente necessario, inviato direttamente dalla divinità per pungere, stimolare e tenere costantemente sveglio il grande e nobile destriero di Atene, una creatura meravigliosa che altrimenti si sarebbe impigrita scivolando in un oblio irreversibile. Ogni sua singola parola pronunciata in quell'aula era un colpo di scalpello letale che scolpiva il suo mito nell'eterna memoria dell'umanità, ma al contempo, tragicamente, era un chiodo in più piantato senza pietà nella sua bara terrena. La giuria popolare, purtroppo abituata all'adulazione servile e all'umiltà fittizia dei colpevoli disposti a tutto pur di salvarsi, ascoltava in un turbinio di emozioni contrastanti, sospesa tra un innegabile fascino per la sua dialettica e una crescente, incontenibile irritazione per la sua audacia. La sua inflessibile coerenza formale, il suo totale e categorico rifiuto di scendere anche al più piccolo compromesso con la verità, pur di compiacere gli umori volatili della folla, furono inevitabilmente percepiti da una vasta fetta dei giurati come un atto di intollerabile, tracotante arroganza. L'ombra misteriosa del demone, quella voce interiore di natura divina che egli affermava con candore di ascoltare fin da quando era bambino e che interveniva esclusivamente per dissuaderlo dal compiere azioni ingiuste o nefaste, fu cinicamente strumentalizzata dai suoi detrattori come prova inconfutabile della sua imperdonabile eresia contro il Pantheon tradizionale. Ma egli non arretrò di un singolo millimetro. Dichiarò apertamente e con spiazzante onestà che, qualora lo avessero incredibilmente assolto, ponendogli come unica condizione vincolante quella di cessare immediatamente e per sempre la sua instancabile ricerca filosofica e il suo esame critico delle coscienze, egli avrebbe respinto l'offerta senza la minima esitazione. Obbedire ciecamente alla missione divina di ricercare la verità era per lui un dovere infinitamente più sacro e imperativo che obbedire ai ciechi e mortali dettami degli uomini. Quando infine le gocce delle clepsidre dell'acqua segnarono il termine inesorabile dei discorsi difensivi, si procedette con estrema tensione alla prima votazione. I 500 giurati, in un silenzio carico di fatalità, depositarono lentamente i loro sassolini nelle urne di bronzo. Il risultato finale fu drammaticamente in bilico, una testimonianza tangibile del fascino magnetico e della profonda influenza che quell'uomo straordinario
ancora esercitava su innumerevoli menti tra i suoi concittadini. 280 voti furono inesorabilmente depositati per la condanna. 220 si espressero per la sua assoluzione. Una maggioranza esigua e amarissima, di soli 60 voti, sancì in via ufficiale la sua colpevolezza. Se soltanto 30 di quegli uomini avessero cambiato opinione, spostando il loro sassolino nell'altra urna, il corso dell'intera storia del pensiero occidentale sarebbe stato irrimediabilmente e radicalmente diverso. Secondo la spietata e peculiare procedura della legge ateniese, a quel punto del processo l'accusatore e l'imputato giudicato colpevole dovevano proporre ciascuno la propria entità della pena e la giuria avrebbe successivamente dovuto votare per scegliere tra le due alternative proposte. Meleto, ebbro per la vittoria appena ottenuta, domandò senza alcuna esitazione la condanna a morte. Fu esattamente in quel preciso e cruciale istante che il genio drammatico, ironico e profondamente provocatorio del vecchio filosofo toccò il suo zenit assoluto. Egli avrebbe comodamente potuto proporre l'esilio lontano dalla sua amata terra, una pena solitamente considerata più che accettabile per la sensibilità della corte, la quale avrebbe volentieri allontanato per sempre il fastidioso problema senza doversi macchiare le mani con spargimenti di sangue innocente. Avrebbe altrettanto facilmente potuto proporre di pagare una multa sostanziosa e gravosa, proprio come i suoi ricchi e disperati amici presenti in aula, tra cui lo stesso Platone e il fedele Cripone, lo imploravano sommessamente di fare, arrivando a garantire personalmente il pagamento della somma per lui. Ma scendere a simili meschini patti avrebbe significato implicitamente ammettere una colpa inesistente. Avrebbe significato tradire, rinnegare e distruggere in un solo istante una vita intera di 70 anni, rigorosamente dedicata alla pura ricerca della virtù e della giustizia. Così, ergendosi maestosamente come un colossale titano morale di fronte a una città corrotta che stava inesorabilmente perdendo la sua stessa anima, egli fece una controposta che lasciò l'intera assemblea letteralmente ammutolita e fremente di indignazione. Sostenne con immensa serietà che, essendo egli stato nel corso della sua vita un impareggiabile benefattore pubblico, un uomo che aveva dedicato fino all'ultimo respiro della propria esistenza al miglioramento spirituale dei suoi concittadini, trascurando totalmente i propri affari personali, egli in realtà non meritava alcuna punizione. Al contrario, affermò di meritare il sommo onore di essere mantenuto per il resto dei suoi giorni a spese dello Stato, all'interno del Pritaneo, il prestigioso edificio pubblico riservato esclusivamente ai vincitori delle Olimpiadi, agli eroi di guerra e ai cittadini considerati più illustri e benemeriti della patria. Fu uno schiaffo morale di una potenza psicologica inaudita, un gesto di rottura totale e irreversibile. Solo alla fine del suo discorso, quasi per ironica, paternalistica condiscendenza verso le mute suppliche cariche di terrore dei suoi giovani discepoli, acconsentì a proporre formalmente il pagamento di una multa equivalente a 30 mine d'argento, una cifra considerevole che i suoi devoti amici si impegnavano seduta stante a versare per lui in contanti. Ma il danno irreparabile era ormai compiuto. L'orgoglio civico e personale dei giurati era stato ferito nell'intimo, percependo la sua fiera grandezza come il più imperdonabile degli affronti. L'uomo condannato che avevano di fronte non solo non implorava il loro perdono, ma esigeva persino di essere trattato come una divinità benefica. La seconda e decisiva votazione si trasformò, come era tragicamente prevedibile, in un cieco plebiscito di rabbia, frustrazione e rancore covato. I meticolosi calcoli storici suggeriscono inequivocabilmente che un gran numero di coloro che avevano coraggiosamente votato per la sua assoluzione nella primissima fase del processo, sentendosi ora profondamente umiliati e indignati dal suo atteggiamento indomito e apparentemente sprezzante, cambiarono fazione unendosi ai carnefici.
La sentenza capitale fu infine approvata con una maggioranza di gran lunga più schiacciante e feroce. 360 voti a favore della morte contro appena 140 a favore della multa. La fredda coppa colma di cicuta, il potente veleno neurotossico ufficiale di Stato per le esecuzioni capitali, sarebbe stata inevitabilmente il suo destino mortale. Eppure, nel momento stesso in cui il tremendo verdetto fatale fu pronunciato ad alta voce dal magistrato, non vi fu alcuna esultanza trionfale o grido di giubilo tra le file dei suoi accusatori. Si levò soltanto un silenzio greve, spettrale, carico di oscuri e inesprimibili presagi di sventura. L'anziano saggio, dal canto suo, ascoltò la spietata sentenza con la medesima, imperturbabile e divina tranquillità con cui aveva condotto e governato l'intera sua esistenza fin dal principio. Rivolgendosi per un'ultima, solenne volta a coloro che avevano scagliato la pietra per condannarlo, profetizzò con lucidità impressionante che la futura e inflessibile giuria della storia non li avrebbe mai assolti, che uccidendo fisicamente il suo corpo mortale non avrebbero in alcun modo fermato l'inesorabile ricerca della verità, ma ne avrebbero unicamente e potentemente moltiplicato in modo esponenziale i cercatori nelle generazioni a venire. Rivolgendosi invece ai giudici benevoli e a tutti coloro che lo avevano lealmente sostenuto fino all'ultimo momento, offrì parole di inestimabile e luminoso conforto, suggerendo loro che la morte in fondo non è affatto il terribile male che gli uomini temono irrazionalmente. Essa, spiegò, potrebbe rivelarsi come forse il più grande di tutti i beni, sia che si tratti di un meraviglioso, sereno sonno profondo e privo di qualsiasi sogno angosciante, sia che essa si riveli al contrario come un affascinante viaggio verso un mondo metafisico migliore, l'Ade, un regno immortale dove poter finalmente incontrare e continuare a interrogare liberamente le grandi e eccelse anime dei poeti e degli eroi del passato, senza dovere mai più temere di essere per questo trascinati in tribunale e messi a morte da uomini ignoranti. Mentre il suo discorso giungeva alla conclusione, l'ombra della sera si allungava minacciosa e melanconica sulle magnifiche, dorate colonne del Partenone. I severi magistrati ordinavano infine alle guardie armate di prelevarlo e di scortarlo senza indugio verso l'umida prigione di Stato. Il glorioso crepuscolo della città di Atene, un tempo faro di civiltà, coincideva ora in modo perfettamente simmetrico e poetico con l'imminente inizio del suo imperituro martirio luminoso. La prigione, un angusto edificio di dura pietra fredda situato a sud dell'Agorà, divenne il suo ultimo inaspettato palcoscenico terreno. Un tempio involontario e claustrofobico in cui il libero pensiero umano avrebbe incredibilmente toccato vertigini intellettuali e morali fino ad allora del tutto inesplorate, a causa di una sacra e antica ambasceria rituale inviata via mare all'isola di Delo in memoria della leggendaria impresa dell'eroe Teseo contro il Minotauro. La brutale esecuzione capitale fu costretta ad essere sospesa e ritardata per la durata di un mese intero. 30 lunghissimi e intensi giorni di attesa. Per tutto quell'arco di tempo, egli visse recluso in pesanti catene, pur costantemente circondato e accudito dall'affetto disperato, struggente dei suoi fedeli discepoli, i quali facevano ansiosamente la spola ogni singolo mattino all'alba, non appena le porte del carcere venivano aperte, per non perdere la possibilità di ascoltare avidamente le sue ultime, preziosissime parole. Furono giornate sublimi, permeate di dialoghi filosofici altissimi e indimenticabili, in cui il naturale e biologico timore della fine terrena fu letteralmente polverizzato e annientato dalla forza incandescente e purificatrice della logica stringente e della suprema elevazione spirituale. L'uomo formidabile, che per deliberata scelta non aveva mai scritto e mai avrebbe scritto una singola parola d'inchiostro su papiro,
l'uomo che considerava la scrittura statica come un'ombra sbiadita, morta e ingannevole, rispetto alla scintilla del dialogo vivo e cangiante. Stava ora scrivendo con il proprio sangue, con la propria compostezza e con la propria inflessibile, adamantina coerenza, il capitolo in assoluto più importante, fondativo e rivoluzionario dell'intera filosofia antica. I suoi ricchi amici, tormentati dall'orrore dell'imminente ingiustizia, tentarono disperatamente persino di organizzare in segreto una fuga sicura e meticolosamente ben finanziata, corrompendo le guardie carcerarie. Critone, il suo amico d'infanzia più caro, si presentò furtivamente nella sua oscura cella nel cuore profondo della notte, in lacrime, implorandolo in ginocchio di evadere, di fuggire lontano in Tessaglia per trovare asilo, di salvarsi la vita non solo per amore dei suoi 3 giovani figli rimasti, ma anche e soprattutto per non regalare ai suoi vili e perfidi nemici l'ultima, macabra e definitiva vittoria. Ma il maestro anziano, in totale ossequio e venerazione verso quelle stesse sacre leggi della sua città natale che pur lo avevano da poco così palesemente e ingiustamente condannato a morire, rifiutò categoricamente e serenamente ogni prospettiva di fuga sotterranea. Fuggire come un ladro braccato nella notte avrebbe inevitabilmente significato distruggere, mortificare e delegittimare totalmente l'autorità di quelle stesse istituzioni legali a cui egli si era liberamente sottomesso vivendo orgogliosamente in Atene per ben 70 anni. Avrebbe irreparabilmente significato tradire il patto sociale e sacro, stilato in modo tacito tra il cittadino e la sua amata comunità. Un patto etico fondamentale, che doveva rimanere rigorosamente valido e inscindibile anche nel momento esatto in cui gli uomini fallibili, che in quel preciso istante amministravano quelle leggi, compivano un errore così abominevole. La sua incrollabile lealtà e devozione verso i sommi principi etici di giustizia superava di gran lunga, incommensurabilmente, il suo naturale e pur lecito istinto animale di sopravvivenza. La misera cella della prigione ateniese divenne così, per trasfigurazione, un altare sacro, e la sua ingiusta prigionia si tramutò in un solenne rito di iniziazione collettiva alla vera ed eccelsa libertà, quella dell'anima immortale, che si distacca gioiosamente dai pesanti e dolorosi vincoli del corpo materiale e corruttibile. Mentre il sole sorgeva splendente e tramontava inesorabilmente e cangiante sul cielo meraviglioso della Grecia classica, avvicinando sempre più e con passo inarrestabile l'ora fatidica e irreversibile del tramonto della sua vita mortale, la sua mente ineguagliabile rimaneva straordinariamente limpida, serena e affilata come la lama di una spada appena forgiata, pronta in ogni singolo istante ad accogliere il grande e insondabile mistero supremo. Non lo avrebbe mai accolto con il pianto disperato, la rassegnazione tremante e il lamento impotente tipici degli uomini deboli e comuni, ma unicamente con il sorriso luminoso, radioso e ineffabile di colui che, dopo un'intera e faticosa vita spesa a squarciare le tenebre dell'ignoranza, ha finalmente e meravigliosamente scorto da vicino l'eterna e abbagliante verità, ben celata oltre l'ingannevole e caduco velo delle futili illusioni terrene. La tremenda condanna a morte, originariamente pensata, voluta e concepita dalle menti mediocri dei suoi accusatori per cancellare e infangare per sempre il suo scomodo nome e sopprimere brutalmente la sua irritante voce, si stava invece in modo magnificamente paradossale e imprevedibile trasformando nel solido piedistallo immortale e inscalfibile della sua gloria eterna. Il suo oscuro carnefice si stava inconsapevolmente per mutare nell'ultima, preziosa levatrice, un'ostetrica del destino pronta, attraverso la somministrazione del veleno amaro, a far nascere e venire alla luce non più astratti concetti o idee nella limitata mente degli uomini, ma il mito imperituro, eroico e universale, della libertà di pensiero nel cuore pulsante dell'intera civiltà umana. Così,
In quel crepuscolo dorato dell'anno 399 a.C., all'interno della spoglia prigione ateniese, le cui pietre fredde sembravano trasudare l'angoscia silenziosa di una città intera, il maestro attendeva la fine ineluttabile con una serenità d'animo che rasentava palesemente il divino. Egli, giunto alla veneranda età di 70 anni, non mostrava assolutamente alcun segno di cedimento interiore, alcun tremore involontario nelle mani segnate dal tempo inesorabile e dalla costante, instancabile indagine della verità ultima. Intorno alla sua figura pacata, i suoi discepoli più devoti e fedeli si stringevano in un ristretto semicerchio di disperazione muta e lacrime disperatamente represse. Vi erano circa 15 o forse 20 compagni di una vita intera dedicata al dialogo, tra cui il leale e tormentato Critone, l'appassionato Apollodoro che già singhiozzava senza il minimo ritegno, e il giovanissimo Fedone, il cui destino sarebbe stato quello di tramandare amorevolmente ai posteri la cronaca dettagliata e struggente di quelle ultime, sacre ore terrene. Mancava soltanto il brillante Platone, trattenuto lontano da una provvidenziale ma dolorosa infermità, eppure il cui spirito acuto aleggiava già prepotentemente in quella misera stanza, pronto a raccogliere misticamente ogni singola sillaba sussurrata, per edificarvi sopra, pietra dopo pietra, l'intera e monumentale architettura del pensiero filosofico occidentale. Il sole caldo del Mediterraneo stava per tramontare definitivamente dietro le dolci colline dell'Attica, tingendo l'ampio cielo di malinconiche sfumature color porpora e cenere, quando il carceriere, con il volto abbattuto, rigato di lacrime sincere, e il petto gravato da un rimorso indicibile e opprimente, fece il suo esitante ingresso, recando tra le mani tremanti la coppa fatale. In quella piccola coppa di creta, straordinariamente semplice e del tutto disadorna, riposava placido il succo verde e velenoso della cicuta, preparato con estrema e meticolosa cura, per spegnere per sempre le funzioni del corpo materiale, ma del tutto impotente dinanzi alla vastità dell'anima immortale. Socrate accolse il calice avvelenato, non come una condanna infamante inflitta da un tribunale corrotto, ma lo ricevette come un viatico immensamente prezioso, uno straordinario lasciapassare donato dal fato per accedere a un regno superiore ed eterno, un luogo purissimo, dove le ombre insidiose dell'ignoranza non avrebbero mai più potuto oscurare la luce sfolgorante della suprema conoscenza. Egli domandò al suo stesso carnefice, con una voce incredibilmente ferma, cristallina e rassicurante, quali fossero le precise istruzioni da seguire per portare a compimento il rituale letale. Gli fu risposto sommessamente di bere l'amaro veleno, di camminare lentamente per la stretta stanza finché le sue gambe non si fossero fatte insopportabilmente pesanti, e infine di sdraiarsi supino, lasciando semplicemente che la letale pozione compisse il suo gelido e inarrestabile tragitto verso il muscolo cardiaco, senza avvertire un solo briciolo di esitazione, senza che il colore naturale del suo volto saggio mutasse o i suoi lineamenti distesi si contraessero per la naturale paura della morte. L'anziano filosofo sollevò con grazia la coppa fino a sfiorare le proprie labbra. Bevve l'intero e fatale contenuto in un solo e profondo fiato, con la medesima e sconcertante naturalezza con cui avrebbe dissetato la propria normale arsura, attingendo a una fresca fonte di montagna durante una caldissima giornata estiva nel cuore della Grecia. A quella vista straziante e definitiva, la fragile diga emotiva eretta a fatica dai suoi discepoli crollò miseramente e in modo irreparabile. Il povero Apollodoro scoppiò apertamente in un pianto dirotto e convulso, un lamento così straziante e profondo che echeggiò dolorosamente contro le spesse pareti di pietra della prigione, contagiando inesorabilmente e uno dopo l'altro tutti i presenti. Essi iniziarono a piangere a dirotto non tanto per la triste sorte del loro amato maestro,
la cui straordinaria grandezza d'animo lo poneva ormai infinitamente al di sopra della comune miseria umana, quanto piuttosto per la propria disgraziata condizione, amaramente consapevoli della voragine immensa e incolmabile che quella morte ingiusta avrebbe lasciato nelle loro giovani esistenze da quel giorno in avanti. Tuttavia, fu proprio l'uomo saggio che stava fisicamente morendo a riprenderli e rimproverarli, ricordando loro con una dolce ma ferma severità che aveva espressamente allontanato le donne dalla cella, proprio per evitare di assistere a simili, pietose, manifestazioni di debolezza emotiva, poiché un uomo giusto e consapevole deve necessariamente abbandonare questo mondo illusorio in un clima di religioso silenzio, mantenendo una serena e imperterrita compostezza. Udendo quelle sagge parole di rimprovero, i fedeli discepoli provarono un'immediata vergogna, si asciugarono frettolosamente il volto e trattennero a stento i violenti singhiozzi, limitandosi a osservare con gli occhi sbarrati e lucidi ogni minimo movimento del loro imperturbabile maestro. Egli iniziò a passeggiare con calma per la nuda stanza, passo dopo passo, misurando con estrema precisione lo spazio ristretto e buio della sua ultima cella, esattamente come aveva misurato liberamente per decenni le ampie piazze, le affollate agorà e i luminosi portici di Atene, interrogando instancabilmente chiunque incrociasse il suo cammino per risvegliarne le coscienze assopite. Dopo alcuni silenziosi minuti, avvertendo che i suoi arti inferiori cominciavano inesorabilmente a cedere sotto il peso crescente di un torpore strano e innaturale, si distese supino sul suo rigido e misero giaciglio di prigioniero. Il custode della prigione, avvicinatosi lentamente a lui con reverenza, iniziò a tastargli le estremità, premendo con forza un piede e chiedendogli sommessamente se avvertisse ancora dolore, calore o pressione. Il maestro rispose pacatamente di no. Il potente veleno stava ormai agendo esattamente come era stato tragicamente previsto, risalendo inesorabile e invisibile lungo la complessa rete delle sue vene, paralizzando gradualmente tutti i muscoli, spegnendo progressivamente e inesorabilmente ogni forma di sensibilità periferica e trasformando la carne viva e pulsante in freddo marmo inerte e senza vita. Il gelo mortale e strisciante della cicuta aveva ormai inesorabilmente conquistato e irrigidito le caviglie, salendo poi verso le ginocchia, avanzando con la stessa ineluttabilità di una marea silenziosa verso l'addome vulnerabile. In quel momento supremo, il maestro si scoprì improvvisamente il volto sereno, che si era precedentemente velato con il proprio mantello in un ultimo e delicato gesto di estremo pudore, e pronunciò con un filo di voce le sue ultime, profondamente enigmatiche parole, rivolgendosi dolcemente al suo più antico e caro amico presente. Disse al fedele Critone che essi erano debitori di un gallo al potente Asclepio, il venerato dio della medicina e della provvidenziale guarigione, e lo pregò intensamente di saldare quel sacro debito senza in alcun modo dimenticarsene. Quella breve e semplice frase, all'apparenza incredibilmente banale e quasi fuori luogo per un uomo in punto di morte, racchiudeva in realtà con formidabile potenza l'essenza stessa della sua suprema, irraggiungibile saggezza. Per lui, la fine imminente non rappresentava affatto una tremenda malattia o un tragico decadimento, bensì costituiva la definitiva e radiosa guarigione da tutti i mali e gli affanni della vita terrena, la tanto agognata liberazione dell'anima immortale dalla prigione angusta e corruttibile del corpo fisico. E proprio per tale insperata e magnifica guarigione occorreva necessariamente ringraziare la divinità benevola con il tradizionale sacrificio di rito. Critone gli rispose immediatamente, rassicurandolo con voce incrinata che il sacro debito sarebbe stato puntualmente pagato, domandandogli subito dopo se avesse qualche altra importante disposizione da lasciare loro. Ma a quella disperata domanda
non seguì più alcuna risposta verbale. Un fremito leggerissimo, un quasi impercettibile e finale sussulto attraversò per l'ultima volta il vecchio corpo del filosofo. Poi i suoi occhi penetranti si fissarono per sempre nel vuoto cosmico e la sua bocca saggia si fermò in un eterno silenzio. Critone, con le mani tremanti per l'immensa devozione e per l'atroce dolore che gli straziava l'anima, si chinò su di lui e gli chiuse delicatamente le palpebre e la bocca, componendo con cura reverenziale le spoglie mortali di colui che era stato, senza alcuna ombra di dubbio, l'uomo di gran lunga più saggio, più intimamente giusto e moralmente più nobile di tutto il suo turbolento tempo. Eppure proprio in quello stesso drammatico istante in cui il fragile respiro vitale abbandonava definitivamente i vecchi polmoni, un respiro immensamente più potente, rivoluzionario e duraturo, si levava invisibile nell'aria per spazzare via la nebbia e la cecità intellettuale di tutti i numerosi secoli a venire. La sua brutale esecuzione, cinicamente concepita dai suoi invidiosi accusatori e da una giuria cieca, come la definitiva e radicale soppressione di una singola voce troppo scomoda e immensamente pericolosa per il mantenimento dell'ipocrita status quo della polis, si tradusse in realtà nel più clamoroso, formidabile e paradossale trionfo che la lunga storia del pensiero umano abbia mai potuto registrare nei suoi annali. La gloriosa città di Atene, da sempre considerata la culla luminosa della democrazia e della civiltà, si era appena macchiata in modo indelebile del più infame e imperdonabile dei crimini giudiziari, uccidendo deliberatamente il suo figlio intellettualmente migliore, il suo fastidioso ma necessario tafano divino, colui che per decenni interi aveva instancabilmente cercato di risvegliarla dal suo comodo e pericoloso letargo morale, spingendo i cittadini verso la virtù e la costante ricerca del bene supremo. Non passò molto tempo, infatti, prima che l'intera, superba città sprofondasse miseramente nell'oscuro baratro di un bruciante senso di colpa collettivo e di un tardivo ma devastante rimorso. I cittadini ateniesi, bruscamente risvegliati dall'enorme onda d'urto emotiva provocata da quell'ingiustizia macroscopica e irreparabile, si resero conto con indicibile orrore della colossale mostruosità giuridica e umana che essi stessi avevano colpevolmente avallato con i loro voti superficiali e manipolati. Un profondo lutto pubblico si diffuse rapidamente per le strade come una silente epidemia. Le affollate palestre e i frequentati luoghi di ritrovo vennero sbarrati in segno di tardivo ma assoluto rispetto per la grandezza di ciò che era andato perduto per sempre. Le sorti future di coloro che avevano meschinamente ordito la letale congiura contro l'inerme pensatore furono inesorabilmente segnate dalla disgrazia più nera e dall'infamia più cocente. Gli accusatori Anito e Licone furono severamente condannati all'esilio perpetuo, scacciati come bestie immonde e pericolose dalla stessa comunità che avevano ipocritamente preteso di difendere. Mentre il fanatico Meleto, il più accanito, viscido e instancabile dei suoi miopi detrattori, venne brutalmente lapidato a morte da una folla improvvisamente inferocita, una moltitudine disperata, totalmente incapace di perdonare a se stessa e a lui l'atroce omicidio dell'assoluta innocenza filosofica. I concittadini, ormai amaramente pentiti, si spinsero fino al punto di far innalzare una magnifica e imponente statua di bronzo massiccio, magistrale opera del celebre scultore Lisippo, per onorare tangibilmente la memoria immortale di colui che avevano incautamente e stupidamente condannato a bere il mortale veleno, giungendo persino a dedicargli un luogo di culto che assunse il riverito nome di Socrateo. Ma la colossale eredità immateriale lasciata al mondo intero non aveva minimamente bisogno di bronzo freddo, di marmo scolpito
o di templi di pietra per poter sopravvivere all'inesorabile scorrere delle innumerevoli ere umane. Il suo vero indistruttibile tempio fu edificato magistralmente ed eternamente nella mente fervida e brillante dei suoi giovani discepoli, in primis quel geniale Platone che, totalmente sconvolto e trasformato dalla drammatica morte del suo insostituibile maestro, scelse consapevolmente di dedicare il resto della sua lunga e feconda esistenza a trascriverne fedelmente i profondi dialoghi, le intricate indagini etiche, le serrate e implacabili confutazioni, trasformando miracolosamente quel pensatore puro che in vita sua non aveva mai e poi mai voluto affidare nemmeno un singolo concetto alla parola scritta, in un gigantesco e insuperato colosso immortale della letteratura mondiale e della speculazione filosofica universale. Se il vecchio e saggio pensatore non avesse mai affrontato con dignità quel farsa di processo pubblico, se in un attimo di debolezza avesse accettato il disonorevole compromesso, se per timore della morte avesse scelto la pur facile via dell'esilio, offertagli fuggendo segretamente dalla debole prigione, egli sarebbe stato quasi certamente ricordato dai posteri, soltanto come uno dei tanti brillanti sofisti o saggi dell'antichità classica, sbiadito progressivamente dalle nebbie del tempo inesorabile, ma bevendo coraggiosamente quella fredda cicuta fino all'ultima goccia, abbracciando il suo tragico destino con un coraggio virile e assolutamente incrollabile. Egli ha definitivamente sigillato la sua altissima dottrina morale con il proprio stesso sangue, dimostrando in modo inequivocabile al cosmo intero che esistono principi superiori, idee luminose e verità assolute che valgono infinitamente e incomparabilmente più della semplice e banale conservazione biologica della fragile vita corporea. Il suo categorico e irremovibile rifiuto di contravvenire persino per salvarsi la vita alle sacre leggi della sua amata città, pur considerandole palesemente ingiuste e viziate nella loro specifica applicazione contro di lui, ha storicamente sancito e scolpito nella roccia il principio fondamentale della totale supremazia della coscienza morale individuale sulla mera forza coercitiva dello Stato, tracciando un solco profondissimo e incancellabile, nel quale sarebbero in seguito meravigliosamente fioriti e prosperati i nobilissimi concetti moderni di disobbedienza civile, di coraggioso martirio per la difesa della libertà di espressione e di totale e incrollabile integrità intellettuale. Attraverso lo scorrere incessante e tumultuoso di innumerevoli secoli, a partire dai rigorosi filosofi stoici della grandiosa e antica Roma, giungendo fino ai grandissimi e illuminanti pensatori dell'epoca dell'illuminismo europeo, dalle oscure e contese piazze del periodo medievale fino ad arrivare ai luminosi e moderni tribunali internazionali per la difesa dei diritti umani universali. La figura emblematica e morale del maestro ateniese ha continuato ininterrottamente a ergersi gigantesca, come un faro inestinguibile e guida imprescindibile per le anime nobili. Per oltre 2400 lunghissimi anni, il suo estremo e coerente sacrificio umano ha potentemente ispirato innumerevoli generazioni di ribelli rivoluzionari, di brillanti scienziati, di creativi artisti e di eroici martiri appartenenti a ogni singola epoca storica e a ogni remota latitudine del globo terrestre. Ogni qualvolta un coraggioso individuo si è levato, fiero e impavido, contro l'opprimente tirannia imposta dalla cieca maggioranza, ogni singola volta in cui una voce dissidente e solitaria ha osato pubblicamente sfidare i rigidi dogmi precostituiti, rivendicando a gran voce l'inalienabile e sacrosanto diritto di indagare e pensare liberamente con la propria testa, l'ombra immensa, benevola e protettiva del vecchio saggio è magicamente riapparsa, rassicurante e incredibilmente forte, a guidarne i difficili passi lungo le asperità del cammino. Il suo celebre e fondativo non sapere, quel formidabile e umile so di non sapere, che aveva letteralmente sbalordito e confuso le certezze dell'oracolo di Delfi, è diventato progressivamente e inarrestabilmente
l'inesauribile motore propulsivo dell'intera, complessa e sfaccettata, civiltà scientifica, logica e filosofica che noi oggi conosciamo e viviamo. La scintilla originaria e divina della ricerca intellettuale incessante, che non si accontenta mai in modo supino delle ingannevoli apparenze fenomeniche, ma che scava caparbiamente, metodicamente, coraggiosamente, fino a raggiungere l'essenza intima e ultima di tutte le cose esistenti nell'universo. La sua morte fisica non è stata dunque in alcun modo la misera fine di un semplice uomo vittima delle circostanze, ma ha rappresentato piuttosto la maestosa, gloriosa e luminosa genesi di una forma di umanità completamente inedita e superiore. Un'umanità eticamente più elevata e finalmente chiamata a rispondere delle proprie azioni dinanzi all'implacabile, severo ma assolutamente infallibile tribunale interiore della propria coscienza individuale. Nelle silenziose aule accademiche in cui si continua a studiare minuziosamente la profonda saggezza antica, nelle accesi e infuocati dibattiti pubblici in cui si difende a spada tratta l'esistenza e il valore del libero arbitrio, persino nei fugaci momenti di intensa e solitaria riflessione notturna, in cui ciascuno di noi si interroga sinceramente sul senso più intimo e profondo del bene assoluto e del male strisciante, l'eco lontana eppure vicinissima di quel preciso giorno fatidico dell'anno 399 a.C. continua a risuonare vibrante con intatta, cristallina e sfolgorante purezza. L'amara cicuta ha indubbiamente e materialmente distrutto per sempre la sua fragile carne mortale, ma compiendo quel gesto ha inavvertitamente e paradossalmente cristallizzato in eterno il suo immenso spirito, rendendolo di fatto onnipresente, incrollabile e perenne, come le costellazioni che punteggiano la volta celeste. E mentre le correnti impetuose e inarrestabili del tempo umano spazzano via inesorabilmente imperi un tempo incommensurabilmente orgogliosi, distruggono regni un tempo ritenuti saldi e millenari, abbattono dinastie umane estremamente potenti e ricche, cancellando per sempre dalla debole memoria collettiva delle genti nomi un tempo profondamente temuti e universalmente venerati. Il pensiero immortale e cristallino di quel vecchio saggio ateniese, che camminava orgogliosamente scalzo e vestito di semplici e ruvidi stracci per le vie polverose, rimane incredibilmente saldo e del tutto inamovibile dinanzi a qualsiasi tempesta storica, ergendosi maestoso come una roccia calcarea inespugnabile, circondata e lambita dall'infinito oceano dell'eternità insondabile. Così si chiude definitivamente e solennemente il grandioso e drammatico sipario calato sulla sanguinosa tragedia e sul contemporaneo trionfo intellettuale del padre assoluto e indiscusso della filosofia occidentale, un uomo unico e irripetibile, che ha mirabilmente insegnato all'intera umanità non soltanto come si debba vivere rettamente e virtuosamente ogni giorno della propria esistenza, ma a cosa ancora più incredibilmente mirabile, complessa e rara, le ha insegnato attraverso il proprio esempio tangibile come si possa e si debba morire magnificamente, trasformando la propria fine nell'inizio di tutto. Ora, mentre il crepuscolo malinconico e suggestivo di questa lunga narrazione avvolge delicatamente con il suo manto d'ombra la figura immensa e maestosa del primo grande martire della ragione di Atene e le vecchie, logore e polverose pagine della grande storia umana si preparano frusciando a voltarsi verso nuovi, inesplorati e avvincenti orizzonti narrativi. Il nostro comune e appassionante viaggio nei meandri oscuri e affascinanti del lungo passato non giunge affatto al suo capolinea definitivo, bensì attende, fremendo, di intraprendere un nuovo, esaltante e misterioso percorso tra le pieghe del tempo. Le numerose epoche ormai da tempo trascorse pullulano ancora di sovrani straordinariamente ambiziosi e spietati, di menti geniali, brillanti
e troppo spesso incomprese dai contemporanei del loro tempo, di condottieri militarmente audaci e feroci, le cui luccicanti spade, forgiate nel sangue, hanno prepotentemente ridisegnato i confini geografici del mondo conosciuto, e di spiriti indomiti e ribelli che, sfidando la morte e la tortura, hanno osato scardinare e sovvertire l'ordine apparentemente immutabile e naturale delle cose e della società. Il grande, smisurato e polveroso libro della memoria umana universale è traboccante e colmo di innumerevoli altre voci sommesse che fremono impazienti nell'oscurità dei secoli andati, spiriti inquieti che attendono il loro turno, implorando silenziosamente di essere finalmente evocati dal limbo dell'oblio, desiderosi e bisognosi di poter raccontare apertamente a chi vorrà ascoltarle le loro intense, tragiche e gloriose epopee, intrise di sangue vermiglio, di gloria e imperitura, di disastrosa rovina e di insperata redenzione finale. Siete proprio voi, fedeli ascoltatori, devoti custodi e instancabili viandanti di queste memorie perdute nel flusso inarrestabile del divenire, a detenere saldamente tra le vostre mani la preziosa e indispensabile chiave in grado di sbloccare e avviare il nostro imminente, prossimo viaggio a ritroso nel vasto oceano del tempo cronologico. Quali imprese titaniche, quali gesta eroiche, o quali tragiche vicende cadute sfortunatamente e ingiustamente nel pozzo buio del dimenticatoio, desiderate ardentemente e intensamente riportare alla calda e vivida luce della contemporaneità. Quale specifica, complessa o affascinante epoca remota e lontana suscita e risveglia maggiormente in voi l'irrefrenabile brama dell'esplorazione e della scoperta storica? E quale grande e fitto mistero, celato accuratamente nel passato più nebuloso, vorreste infine veder dipanato e chiarito, emergendo intatto dalle spesse e fredde brume dei millenni inesorabili? Esprimete apertamente e liberamente il vostro insondabile desiderio. Lasciate semplicemente che i vostri curiosi pensieri e le vostre intuizioni fulminee indichino chiaramente a tutti noi la rotta precisa da seguire in mare aperto. E scrivete nero su bianco, nello spazio dedicato ai commenti sottostanti, tutte le vostre preferenze e richieste per l'apertura del nostro prossimo, attesissimo capitolo narrativo, affinché i sussurri eterei, flebili ma potentissimi della grande storia umana possano nuovamente e magicamente prendere forma concreta e risuonare estremamente vigorosi, epici e istruttivi in questo nostro bellissimo, incessante e condiviso pellegrinaggio intellettuale attraverso i labirinti affascinanti e immensi dei millenni.